Immagina di prendere tutta l'acqua del pianeta Terra e di versarla dentro un secchio da muratore. Fatto? Bene. Ora, se quel secchio rappresenta ogni singolo oceano, mare e ghiacciaio esistente, sai quanta di quell'acqua puoi effettivamente bere? Prendi un cucchiaino da caffè, riempilo a metà. Ecco, quella è tutta l'acqua dolce disponibile per sostenere 8 miliardi di esseri umani, ogni foresta e ogni animale terrestre. Il resto del secchio è veleno per le tue cellule. Benvenuto nell'illusione più grande della storia umana, il mito dell'acqua infinita. Guardando il mappamondo, vedi una distesa blu che copre il 71% della superficie. Ma quell'oceano immenso è una trappola mortale. Se bevessi solo acqua di mare, i tuoi reni collasserebbero nel tentativo di espellere il sale, disidratandoti fino alla morte. Il 97% dell'acqua terrestre è salata. È lì, la puoi toccare, ma non puoi usarla per coltivare il grano, non puoi usarla per abbeverare il bestiame e certamente non puoi berla. È un oceano di abbondanza che per la biologia umana equivale a un deserto assoluto. Quindi ci resta il 3%. Sembra ancora tanto, vero? Ma c'è un altro problema. Di questo piccolo 3%, più di 2/3 sono bloccati, intrappolati in prigioni di ghiaccio ai poli o sepolti nelle nevi perenni delle catene montuose più alte. È acqua dolce, purissima, ma è solida e lontanissima da dove vivono le persone. Non puoi aprire un rubinetto e far scendere un pezzo di Antartide. Quella riserva è intoccabile. E se si scioglie e finisce in mare, si mescola col sale e diventa istantaneamente inutile per noi. Rimaniamo con meno dell'1%, circa lo 0,7% del totale globale, se includiamo le falde. Lo 0,007% si riferisce solo a fiumi e laghi. Da questa microscopica frazione dipende l'intera civiltà umana. Ogni singola mela che mangi, ogni maglietta di cotone che indossi, ogni microchip nel tuo telefono richiede fiumi di questa risorsa per essere prodotto. Stiamo bilanciando il peso del mondo intero su una singola, sottilissima goccia d'acqua. C'è una verità che sembra uscita da un romanzo di fantascienza, ma è pura chimica. La materia non si crea e non si distrugge, ma le molecole d'acqua sì. Tuttavia, gli atomi di idrogeno e ossigeno sono gli stessi che sono caduti come pioggia su una felce 66 milioni di anni fa. Sono passati attraverso i reni di un tirannosauro. Sono evaporati da un oceano preistorico. Sono rimasti intrappolati in un ghiacciaio durante l'era glaciale. Il ciclo dell'acqua è un motore perpetuo perfetto. Ma c'è un difetto fatale nel modo in cui noi lo usiamo. Fermati a pensare a come funziona questo motore. Il Sole bombarda l'oceano con energia termica. Le molecole d'acqua si agitano, rompono i loro legami liquidi e schizzano nell'atmosfera come gas invisibile. Salgono, si raffreddano, si condensano in nuvole e ricadono sulla terraferma. È un sistema di purificazione e desalinizzazione globale, gratuito e inarrestabile, alimentato da un reattore nucleare distante 150 milioni di chilometri. È geniale, ma ha un ritmo preciso e noi, esseri umani, abbiamo deciso di ignorare completamente questo ritmo. Quando la pioggia cade, non finisce tutta nei fiumi. Una parte penetra nel terreno, goccia dopo goccia, filtra, scendendo sempre più in profondità per centinaia di metri. Finisce in enormi spugne di pietra sotterranee chiamate falde acquifere. Queste sono le nostre casseforti segrete. Il problema è che l'acqua viaggia attraverso la roccia a una velocità ridicola. Attraverso sabbia e ghiaia, l'acqua può muoversi di metri al giorno. È nelle argille o rocce compatte che si muove di centimetri all'anno. Significa che l'acqua che trovi lì sotto oggi ha iniziato il suo viaggio
al tempo dei Romani. Ed è qui che il nostro inganno crolla. Il ciclo dell'acqua lavora sui tempi della geologia. Ci vogliono millenni per riempire una falda profonda, ma le nostre pompe idrauliche lavorano sui tempi dell'economia umana. Ci mettiamo settimane per svuotarla. È come avere un conto in banca dove versi un centesimo al giorno, ma prelevi 1.000 euro ogni ora. La matematica non perdona. Eppure, siccome queste falde sono nascoste sottoterra, nessuno si accorge che il conto sta andando in rosso, fino a quando non è troppo tardi. In tutto il mondo stiamo trivellando sempre più a fondo. In India, in California, in pianura padana. Usiamo pompe alimentate a diesel per estrarre acqua fossile, acqua che ha decine di migliaia di anni. La tiriamo su per innaffiare campi di mais nel bel mezzo del deserto. Stiamo letteralmente estraendo il passato per alimentare il presente, sacrificando il futuro. Questa non è acqua rinnovabile. Una volta estratta, quella falda rimarrà secca per le prossime 10 generazioni umane. Ma le conseguenze non si limitano alla sola mancanza d'acqua. Cosa succede quando togli l'acqua dalle fondamenta di una casa? La casa crolla. Lo stesso vale per il pianeta. L'acqua sotterranea funge da supporto strutturale per il terreno sovrastante. Quando la pompiamo via in quantità industriali, i pori della roccia si svuotano e collassano sotto il peso della gravità. Il fenomeno si chiama subsidenza. Intere città, come Giacarta o Città del Messico, stanno sprofondando di decine di centimetri all'anno. Stiamo letteralmente abbassando il livello del suolo sotto i nostri piedi, in modo irreversibile. Potresti pensare che quest'acqua serva per bere o per farsi la doccia. Sbagliato. L'uso domestico è una goccia nel mare. Il 70% di tutta l'acqua dolce che estraiamo va all'agricoltura intensiva. Per produrre un singolo chilo di carne di manzo servono 15.000 litri d'acqua. Per coltivare una mandorla, 4 litri. Stiamo prosciugando le antiche riserve del pianeta per esportare cibo a basso costo dall'altra parte del mondo. In pratica, quando compri certi prodotti, non stai comprando solo cibo. Stai comprando acqua fossile rubata a un deserto. E poi c'è il colpo di grazia. Nelle zone costiere, quando svuotiamo le falde acquifere, creiamo un vuoto sotterraneo. La natura detesta il vuoto. Così l'oceano vicino vede uno spazio libero e si infiltra. L'acqua salata invade le falde vuote. Si chiama intrusione salina. E una volta che il sale penetra in una falda acquifera, la uccide per sempre. Non puoi più usarla, né per bere né per irrigare. Abbiamo preso la risorsa più preziosa, l'abbiamo sprecata e abbiamo lasciato che il veleno prendesse il suo posto. Forse stai pensando, nessun problema, abbiamo la tecnologia. Possiamo desalinizzare l'acqua del mare, giusto? Certo, possiamo farlo. Ma togliere il sale dall'acqua richiede una quantità di energia mostruosa. Devi spingere l'acqua ad altissima pressione attraverso membrane microscopiche. Per dissetare il mondo in questo modo, dovremmo bruciare così tanti combustibili fossili o costruire così tante centrali nucleari da creare problemi ancora più gravi. La tecnologia non può violare le leggi della termodinamica. Non possiamo fabbricare acqua a buon mercato. Possiamo solo smettere di sprecarla. La fisica ci dice una cosa molto semplice. La Terra è un terrario chiuso. Nessuna astronave aliena verrà a portarci ghiaccio dallo spazio. Nessun asteroide risolverà la siccità. Tutta l'acqua che avremo mai è già qui, in questo istante. L'acqua è infinita solo nel senso che non scompare dall'universo. Ma l'acqua accessibile, dolce e pulita, quella è finita, finitissima. Abbiamo vissuto il XX secolo come se l'acqua fosse un diritto infinito.
Il XXI secolo ci insegnerà, con le cattive, che è un privilegio temporaneo. Questo non è uno scenario apocalittico, è fisica applicata. L'acqua non finirà domani mattina, ma l'era dell'acqua facile e a costo zero è già terminata. Dobbiamo smettere di pensare all'acqua come a qualcosa che piove dal cielo e iniziare a vederla per quello che è. Una sostanza preziosa, antica quanto il pianeta, estratta dalle viscere della Terra. Ogni volta che apri il rubinetto stai attivando un collegamento diretto con le profondità geologiche della Terra. Stai manipolando il tempo. Ogni molecola d'acqua nel tuo corpo ha viaggiato attraverso lo spazio profondo, ha dissetato creature estinte e ha scavato montagne di roccia solida. Sei fatto di pioggia antica e di oceani primordiali. Non possiedi l'acqua, la stai solo prendendo in prestito. Io sono Renderium. E questa era la fine dell'illusione.